Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi mi sono fatto una domanda, ma una pistola per collo a caldo può veramente essere utile all'interno della nostra abitazione? Scopriamolo partendo direttamente da questa pistola acquistata da Lidl, marca Parside, prezzo veramente irrisorio perché parliamo di circa di 8,99 €. Andiamo a leggere subito le caratteristiche direttamente dalla scatola. Potenza assorbita misurata di 25 watt in funzione 500 watt. Tempo di riscaldamento circa 5 minuti per raggiungere circa 150 gradi. La temperatura massima è di 190 gradi e a 10 gradi di scarto. Può funzionare con cavo e senza cavo. Questa funzione è molto interessante, poi l'andremo a vedere insieme. Il cavo di alimentazione è lungo 2 metri e ci vengono forniti insieme alla pistola 3 stick di colla. Bene, scopriamo cosa c'è all'interno della scatola. Togliendo la scatola ci viene data questa carinissima valigetta in plastica con apertura in metallo. Andiamo ad aprire e vediamo cosa troviamo dentro. Libretto di istruzioni come sempre, con naturalmente la lingua anche in italiano. Cavo di alimentazione spina italiana, qua abbiamo detto lunga 2 metri. Qui abbiamo la nostra pistola, ho già inserito all'interno il primo stick di colla a caldo. Come possiamo vedere qui ci vengono forniti gli altri stick, il terzo già l'ho preso, e abbiamo questa comoda basetta. La basetta può essere collegata direttamente all'alimentazione tramite questo spinotto e anche la pistola può essere collegata direttamente all'alimentazione. Poi andremo a vedere le differenze. Qui abbiamo un cavalletto che serve appunto per sorreggere la nostra pistola in posizione verticale quando non utilizziamo la basetta, grilletto per spingere la colla all'interno della pistola. Qui abbiamo la spia di alimentazione, questa ci indica solo se la pistola è alimentata, quindi non ci dice se la pistola è calda o se ha raggiunto la temperatura. Allora, la pistola può essere inserita direttamente all'interno della basetta in questo modo. Dopo aver collegato la spina all'alimentazione, adesso ci collego anche la basetta. Appena collegata la basetta, con la pistola inserita, il LED si accende e quindi ci sta a indicare che la pistola si sta riscaldando. Abbiamo detto circa 5 minuti per raggiungere i 190 gradi. La cosa buona di questa basetta è che possiamo utilizzare la pistola comodamente cordless, che significa che una volta la pistola sarà calda potremo staccarla e andarla ad utilizzare per qualche minuto senza portarci dietro il cavo di alimentazione. Aspettiamo quindi che la pistola si scaldi. La pistola comincia a surriscaldarsi. Premendo il grilletto andiamo a spingere lo stick all'interno della pistola. Quando cominceremo a vedere che la colla fusa esce, significa che la pistola è pronta. Nel frattempo ho preparato 2 tavolette in legno e 2 gobetti in plastica da incollare per testare appunto la qualità della colla e la potenza della pistola. Possiamo vedere che la colla comincia a fuoriuscire e la pistola è calda, quindi noi la stacchiamo dalla sua basetta e andiamo a fare la prima prova. Quindi mettiamo un po' di colla in questo modo. Perfetto, la pistola la rimettiamo qui e andiamo ad incollare le 2 tavolette in questo modo. La cosa bella della pistola a caldo è che comunque una volta che si fredda può essere staccata con le unghie e comunque non fa danni alle superfici. Trascorsi 30 secondi circa, vi posso dire che anche premendo con forza le 2 tavolette risultano perfettamente incollate. Quindi ottima tenuta. Passiamo ai 2 cubetti in plastica, quindi stesso materiale.
Stacchiamo la pistola, mettiamo una piccolissima quantità di colla a caldo e andiamo ad incollare i due cubetti. Anche in questo caso aspettiamo i 30 secondi, nel frattempo levo la basetta perché vi faccio vedere che la pistola può essere utilizzata anche collegando direttamente il cavo, in questo modo. Quindi se vogliamo utilizzare la basetta possiamo utilizzare la comoda basetta o altrimenti collegata direttamente all'alimentazione. Passati i 30 secondi andiamo a provare a staccare i due cubi in plastica. Anche in questo caso devo dire che trovando la colla molto dura. Altra prova, due materiali diversi, quindi legno e plastica. Aspettiamo anche in questo caso i soliti 30 secondi per far freddare la colla. Andiamo a vedere come si comporta la colla su questi due materiali differenti. Vi posso dire che non si stacca. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Come abbiamo visto, utilizzare questa pistola a caldo è veramente semplice e può essere utilizzata tranquillamente all'interno della nostra abitazione. Abbiamo due modalità per utilizzarla, cordless o con il cavo di alimentazione direttamente collegato. Quando finiamo lo stick di colla basterà prendere il nuovo, inserirlo nel buco e andare a premere il grilletto. Piano piano la colla verrà spinta all'interno della nostra pistola a caldo. I materiali che abbiamo incollato sono ancora saldamente fissati tra loro. Quindi che dire, per 8,99 € vi consiglio ovviamente questa pistola Parkside modello PHP 503. Bene amici, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale e a presto al prossimo video. Flavio.